io sempre. Nuovamente insieme, anche questa volta in diretta, e quindi anche questa volta io devo dire grazie ai super fedelissimi, ai veterani che erano già qua qualche minuto fa ad aspettare questa nostra live che abbiamo scelto anche grazie alle vostre segnalazioni sempre di puntate precedenti. Subitissimo il nostro Manuel mi dice di salutare anche solo William, grazie per la donazione perché insomma è veramente importante per noi, quindi chiedo scusa se magari ci accorgiamo con qualche giorno di ritardo, però tutte le donazioni sono super graditissime. Io direi di presentare subito il buon Mirko che è in diretta insieme a noi, che si è fatto coinvolgere da questa pazza idea di presentarci subito in diretta. Come stai? Bene, bene, grazie. Ciao Gianluca, ciao a tutti gli ascoltatori. Ok, e oggi dicevamo quindi questa puntata era d'obbligo perché nasce un po' da gli spunti che ci avete richiesto dopo l'approfondimento su Roll. Molti mi avevano richiesto anche quello su Nikola Tesla e quest'oggi però abbiamo voluto dargli un contorno perché ci siamo conosciuti, e quindi poi adesso presento anche il nostro ospite che è con noi, grazie a un libro e grazie a un capitolo di questo libro che è fantastico, che dà proprio il titolo alla trasmissione. E quindi direi di partire subito dal titolo. Nel frattempo facciamo in modo che anche qualcun altro accorra in questa diretta e poi cominciamo con i saluti. Vai! Bene, ma diciamo che io mi sono dedicato, io ho cominciato ad esplorare il mondo dell'ignoto sin dalla giovane, brevi note su di me, ma proprio una cosa veloce, tanto per far capire agli ascoltatori, insomma, chi sono, eccetera. Ho cominciato con un libro di parapsicologia, avevo 13-14 anni, poi mi sono dedicato al tema UFO e ho fatto parte dell'USEC, il centro accademico di studi ufologici sullo studio appunto dei fenomeni aeronomali, dove ho ricoperto per diversi anni il ruolo di vice direttore e ricercatore, e poi diciamo 3 anni fa ho deciso di scrivere appunto questo libro, Il pianeta ignoto, proprio perché diciamo ho deciso di dedicarmi a, diciamo, quelle componenti e quelle cose della nostra vita che sono di fatto ignote, che non arrivano quasi mai alle masse, quindi sono ignote nel senso di non conosciute. Per quanto riguarda il titolo appunto mi sono dedicato poi appunto anche alle tecnologie soppresse e fra gli altri argomenti ho voluto proprio dedicarmi a questi due grandi geni che erano William Reich e Nikola Tesla. Mi sono chiesto come mai le scoperte appunto di questi due grandi geni che avrebbero potuto cambiare radicalmente il mondo in cui viviamo, rendendolo un luogo decisamente migliore rispetto al mondo che ci circonda. Mi sono chiesto per quale motivo il mondo accademico ha fatto di tutto per cancellare dalla storia le ricerche di questi due personaggi. È presto detto, arriviamo subito magari al dunque. Stiamo conoscendo un personaggio. Allora, io ho cominciato con Wilhelm Reich, benché Tesla sia nato prima, perché Tesla è nato nel 1856, mentre Reich nel 1897, ma questo perché ho cominciato, diciamo, Wilhelm Reich era collegato ad alcuni capitoli del mio libro di cui avevo parlato in precedenza, e quindi ho cominciato con Wilhelm Reich, non a caso, benché appunto Tesla gli sia precedente, quindi manterrei, diciamo, questo assetto. Sì, sì, entriamo subitissimo nel vivo, anche perché il dubbio è: queste tecnologie in realtà sono state soppresse, stoppate, dimenticate, oppure le usano e quindi sono dimenticate solo per la popolazione normale, ma in realtà i piani No, alti le usano e come? certo, assolutamente, assolutamente. Noi dobbiamo considerare che la tecnologia con la quale conviviamo non è il massimo, non è la sua massima espressione. C'è un mondo parallelo che non è il mondo degli alieni, ma è il mondo dei militari, che di fatto sta sfruttando le ricerche di questi personaggi, Wilhelm Reich e Nikola Tesla, a proprio vantaggio, a proprio uso e consumo. Quindi non intendono condividere le loro conoscenze con il resto del pianeta, per i motivi che magari andremo a spiegare. Wilhelm Reich è un personaggio eccezionale che forse pochi hanno sentito nominare. E perché? Beh, perché lui ha scoperto l'energia organica,
Che cos'è l'energia organica? Alcuni brevi cenni storici, perché così facciamo anche così capire agli ascoltatori, insomma, un po' di storia legata a questo personaggio. È l'energia della vita, l'energia organica da lui scoperta, cioè l'energia del cosmo, di cui poi parleremo, e rappresenta la chiave di volta di tutte le sue ricerche e allo stesso tempo il motivo per cui venne duramente attaccato e perseguitato. In pratica Reich riuscì a dimostrare scientificamente l'esistenza di questa energia, che, come lui stesso scoprirà, è alla base di ogni processo umano, è in relazione con il concetto di salute o malattia dell'individuo e con tutto ciò che ne regola la vita emozionale e psicologica, ma non solo. L'energia organica, come dimostrerà Reich, poteva essere impiegata anche dal punto di vista tecnologico. Sostanzialmente la tragedia di Reich e della sua vita sta nel fatto che le sue scoperte mettevano a nudo le cause del dominio, della sottomissione, della sofferenza sociale. Insomma, le sue intuizioni minavano alla base i meccanismi di potere ancora attuali. In pratica Reich proponeva un nuovo modello, cioè un nuovo paradigma scientifico che era totalmente in contrasto con gli interessi del potere costituito, questo va detto. Cioè lui riteneva che il concetto di salute, ad esempio, dovesse essere visto da un punto di vista olistico, basato su un regolare fluire dell'energia vitale o organica, come lui la definì. E qui ci Un arriviamo. equilibrio tra Ci diversi arriviamo, componenti. Mirko, perché così facciamo il mio consueto collegamento all'India, ma ho scoperto con piacere che anche tu in questo capitolo fai un sacco di riferimenti Sì, all'India, adesso ci arriviamo, ma direi che possiamo cominciare con un po' di saluti ai nostri amici, diamo le istruzioni, ogni tanto daremo anche parola a voi, perché il bello di seguire le dirette è anche questo, scrivetemi assolutamente. domanda maiuscola e poi la fate così, quando poi di tanto in tanto vado a controllare la chat, riesco a trovare prima le domande, ma intanto cominciamo con un saluto speciale alla Toscana in cucina che ci segue mentre cucina e lei è super fedelissima, quindi voglio un sacco bene. Dolores Barlocco che ci saluta, Roberto, Marina, Mesbet TV che è un nostro grande amico dal giorno zero, Francesco Flid Marino che lo andiamo a salutare che è anche concittadino nostro perché trasmettiamo da Torino, poi Maurizio, Andrea, il buon Marco Enrico De Graia a cui ci tengo un sacco perché oltre che un amico è anche cofondatore di questo canale insieme a noi perché anche lui ci segue dal giorno -10 perché saranno almeno quasi 10 anni che progettiamo di uscire con questo progetto. Poi Roberto, Fender Monk, Chiara, Roberto, un altro, Brunella, insomma, ben sintonizzati tutti quanti. Adesso facciamo il nostro consueto collegamento con l'India perché mentre per Tesla sarà più facile il collegamento con l'India, per Reich mi ha stupito un sacco, quindi lo faccio raccontare a te e poi facciamo tutti i vari riferimenti perché come l'OM suggerisce io prendo e attingo molto dall'India perché poi è un po' Certo, partito tutto di lì. c'è sempre un collegamento con l'India, sempre. Quindi l'India c'entra sempre. Beh, diremo questo, l'energia organica di Reich ha a che fare con un sacco di cose, fra cui anche gli UFO. La fisica degli UFO si basa, cioè questi ordini non vanno secondo i normali, cioè i motori convenzionali con i propellenti che conosciamo, ma attraverso un tipo di energia che permea di fatto l'intero universo. Quindi diremo che l'esistenza fisica degli UFO, l'idea che l'universo sia pervaso da una particolare forma di energia primigenia, non furono sostenute solo da ricercatori moderni, ma anche da appunto due grandi menti che di fatto scolpirono la scienza e la tecnologia del XXI secolo. Uno è Wilhelm Reich e l'altro è Tesla. Poche notizie storiche: Reich nasce il 24 marzo dell'87 in una piccola cittadina nei pressi di Leopoli, l'attuale Ucraina, e sarebbe divenuto in futuro uno dei primissimi scopritori dell'energia del vuoto o energia di punto zero. Diciamo che le sue rivoluzionarie scoperte avrebbero permesso la costruzione veramente di un mondo nuovo e incoraggiato la ricerca sugli UFO. Diciamo che Reich, dopo la laurea in medicina, conseguita nel 1922, darà il via. Ecco, Gianluca, è importante che io dica queste cose, magari possono essere un po', però per arrivare poi al nocciolo è importante dirle. Sì, sì, fai. In medicina Reich diciamo, darà il via alla sua carriera professionale svolgendo l'attività di medico psichiatra e psicoanalista. L'interesse per i lavori di Freud e la psicoanalisi lo indussero a interessarsi sempre di più a tale disciplina, approfondendo diverse tematiche inerenti,
così che poco tempo dopo verrà nominato assistente della clinica psicoanalitica neocostituita. Quindi rimase fino al 1933, quando poi verrà espulso per motivi politici e costretto a rifugiarsi dopo numerose peripezie in Europa, dove insegnò psicologia medica presso il prestigioso istituto New School for Social Research di New York. Il tutto grazie anche a Theodore Wolff, che divenne il traduttore in inglese delle opere di Reich, pubblicate dall'Oregon Institute Press, che è la casa editrice organizzata proprio dallo stesso Reich negli USA. Ebbene, gli studi precedentemente avviati sulla psicanalisi gli consentirono di affrontare e sviluppare maggiormente alcuni aspetti psicoanalitici, portandolo all'elaborazione di una tecnica specifica che Reich denominò analisi del carattere. Ecco, questo costituì per lo scienziato il primo passo verso il definitivo distacco dalla psicoanalisi classica freudiana, diciamo. Cioè Reich è qui che poi arriverà alla scoperta di questo tipo di energia. L'approccio di Reich aveva come primario obiettivo quello di indagare la sfera sessuale dell'individuo. Dobbiamo partire da questo concetto. Cioè egli comprese alla fine che alla base delle nevrosi umane si celava una forma di repressione sessuale non riconosciuta, e ciò induceva a rafforzare tutte le emozioni inespresse che il soggetto accumulava via via nel corso della sua vita, aumentando esponenzialmente il disagio psicologico. Una simile condizione avrebbe in seguito sviluppato ciò che Reich definì una carazza caratteriale o muscolare, quest'ultimo è riferimento alla parte somatica della personalità. Ecco, tali disfunzioni psicologiche ed emozionali potevano infine contribuire, ed è qui il discorso che si fa interessante, a bloccare l'energia vitale presente in ogni individuo, causando malattie del corpo e psicosi di varia natura. Reich chiamerà questo fondamentale flusso vitale energia organica, e egli affermò che sostanzialmente questa energia non esisteva solo negli esseri umani, ma permeava l'intero universo. Probabilmente la stessa forma energetica, questo è abbastanza interessante, che oggi la scienza moderna ha relazionato al vuoto quantico, e in molti si domandano la ragione se possa trattarsi dello stesso tipo di forza. Ecco che qui ci colleghiamo con l'India, che in Oriente è nota anche con il nome di Prana, Kundalini o Ki. Non dimentichiamoci che le regioni orientali tramandano da tempo immemorabile l'idea che l'intero cosmo, così come ogni essere vivente e qualunque altra forma di vita minerale, vegetale o animale, sia costituita nella sua più intima essenza da una forma di energia o forza primordiale che di fatto rivelerebbe la vera natura delle cose, e in cui forse risiede anche il mistero stesso dell'universo. Quindi la scoperta di Reich è fondamentale. Nell'induismo l'energia latente di ogni essere umano viene simboleggiata da un serpente avvolto su se stesso e localizzata alla base della spina dorsale, ed è strettamente connessa con il respiro. E poiché questa forma energetica si troverebbe ovunque, di fatto si trova ovunque, quindi anche nell'aria intorno a noi, attraverso la respirazione la riceviamo costantemente. Infatti la cosiddetta, oppure forse ne avrà sentito parlare, potenza del respiro o respiro consapevole o Ki, tecnica ben nota ai praticanti di arti marziali, esprimerebbe in maniera piuttosto efficace questo concetto. Ecco. Il termine Kundalini, peraltro, deriva dalla Kundala. La parola sanscrita Kundala significa appunto avvolto, attorcigliato, proprio come un serpente. E sin dalla più remota antichità la figura del serpente è associata all'idea di salute, benessere e rinnovamento. Quindi il culto del serpente è presente in quasi tutte le maggiori culture del mondo, cioè gli Aztechi, il popolo dei Maya lo conoscevano come serpente piumato ed era associato a delle divinità come Kukulkan o Quetzalcoatl. Ebbene, facciamo solo una piccola pausa qua per spiegare, perché giustamente abbiamo un sacco di riferimenti a tante altre puntate e quindi sì, giustamente anche i nostri amici da casa parlano di prana, ma questa cosa della materia vuota, il velo di Maya, questa energia compare, come dici tu benissimo, nelle arti marziali, attraverso anche il Chi, attraverso il risveglio della Kundalini. Interessantissimo anche questa similitudine in cui sempre il serpente che si risveglia, che è la Kundalini, spesso
unendo tutti i chakra, che sono dei vortici energetici anch'essi, chakram è il loro plurale, ecco, in realtà, fra l'altro, per chi segue i manga, faccio qualche riferimento, a livello di Dragon Ball, quando si riuniscono le 7 sfere del drago che rappresentano i 7 chakram, si risveglia il drago o la Kundalini, che è lo stesso simbolo del caduceo che giustamente facevi riferimento prima, che potrebbe essere il DNA o qualcosa legato ai rettili. Esatto, esatto. Diciamo che è molto interessante questo aspetto, perché poi tutte le sue ricerche ruotano attorno a questa scoperta. E Reich intuì proprio l'esistenza di una forma di energia primitiva ed eterna, in grado di compenetrare, sostenere e avvolgere ogni cosa. Cioè, mi viene in mente anche la forza di Star Wars, adesso non vorrei fare dei collegamenti, però diciamo che è molto importante, e tutta la sua ricerca, vedremo, e tutto il suo interesse mostrato anche nel corso della sua ricerca, tutti gli attacchi a suo carico, nei suoi confronti, erano proprio legati a questo. Quindi, però c'è da dire una cosa, Reich dimostrerà proprio l'esistenza, perché lui l'ha vista, lui ha dimostrato che esiste, cioè c'è una dimostrazione scientifica da parte sua, altrimenti non sarebbe stato così attaccato. Infatti, durante svariati test di laboratorio, ebbe un'ulteriore conferma alle sue intuizioni. Nel 1937 studiò delle vescicole di energia organica che lui chiamò bioni. I bioni sono una forma di vita intermedia fra materia organica e inorganica. Durante lo studio di questo particolare tipo di vescicole, Reich pervenne alla radiazione organica e cominciò a studiare gli effetti e le caratteristiche a livello sia fisico che biologico. Rilevò che tali bioni, questi bioni, differenziassero da tutte le altre forme di energia, ponendosi addirittura come, proprio come essenza fondamentale alla base di tutto ciò che esiste. È una cosa molto interessante questa, perché per un motivo molto semplice. Se noi andiamo diciamo a vedere, ad indagare tutte le scoperte che verranno poi in seguito analizzate dallo stesso scienziato, ci rendiamo veramente conto che questa energia, se imbrigliata, potrebbe veramente rappresentare qualcosa di sconvolgente, che mina di fatto quelli che sono gli interessi economici dell'intera umanità. Reich era uno scienziato a tutti i livelli, quindi potremmo immaginare che le sue scoperte erano alla base di ogni tipo potremmo dire che dal punto di vista tecnologico, sfruttando le sue immense scoperte, si potrebbe veramente radicalmente mutare il nostro modo di vedere le cose. E questo chiaramente dava fastidio a chi chiaramente lo gestiva certi interessi e certe cose. Ecco, ti interrompo nuovamente perché, a parte che in molti fanno riferimento anche a Giuliana Conforto, che ci siamo sentiti telefonicamente e poi stiamo lavorando a una sorpresa, in realtà lei dice proprio qualcosa di molto simile. Hai presente, Mirko? Sì. Ecco, e in più entriamo subito nell'argomento, che è quello di questo quinto elemento, che è l'etere, collegato all'Akash, e a chi mi chiede se ha a che fare con i bosoni, sicuramente il modo di individuare queste energie, più che trovare l'energia stessa, lo si riscontra guardando gli effetti che ha sulla materia, quindi proprio come in fisica quantistica o in alcune cose come i buchi neri, non si studia il buco nero, ma si intuisce che è lì dagli effetti che ha sullo spazio intorno. Potrebbe essere corretto, Mirko? Diciamo che, esatto, esattamente. Il dottor Reich diciamo che comprese fondamentalmente che l'energia organica poteva avere infinite applicazioni, cioè non solo in relazione al benessere fisico e psicologico degli individui, ma anche a livello tecnologico. E qui arriviamo al discorso legato alla tecnologia. Durante i lunghi anni, diciamo, di studi sull'energia vitale, giunse a costruire un dispositivo di sua invenzione che chiamò numificatore o cloudbuster, letteralmente acchiappanuvole. Questo congegno aveva tutte le caratteristiche che Reich desiderava, ossia quelle di alterare la densità di un flusso di energia organica nell'atmosfera per produrre cambiamenti e modificazioni nel clima, tema già affrontato con successo da Nikola Tesla prima di lui. Partiamo dal presupposto che la modificazione del tempo meteorologico, esperimenti di questo tipo apparivano in gran segreto anche ai giorni nostri. Infatti,
piccola parentesi, oltre alle modificazioni climatiche, molti ricercatori hanno fondato elementi per ritenere che le scoperte iniziali di Reich diciamo, possono essere giunte ad estreme conseguenze non solo in relazione al clima meteorologico, ma anche per creare artificiosamente eventi di varia natura come alluvioni, fenomeni di desertificazione, nell'ottica anche di una nuova offensiva tesa a soggiogare comunque stati e territori nemici, tra virgolette. Si ritiene che diversi organismi governativi sarebbero all'opera dietro le quinte attraverso attività più o meno lecite di geoingegneria clandestina. Ecco. Diciamo che questo strumento, questo nubificatore o cannone organico di Reich, sfruttava semplicemente l'energia dell'acqua che già satura di per sé di energia vitale. Quindi da un fiume, da un torrente nelle vicinanze, questo cannone organico come funzionava? Prelevava un flusso di energia organica presente naturalmente nell'acqua e attraverso l'unione di quella creata artificialmente da questo nubificatore di sua invenzione poteva creare modificazioni al clima agendo direttamente nello spazio di cielo verso cui il cannone organico era puntato, quindi per formare o dissolvere le nubi. La cosa interessante è sia di esempio una vicenda che fece peraltro eco sulla stampa dell'epoca, descritta in un articolo apparso su dei Bangor Daily News del 24 luglio del 1953, in cui il cannone organico di Reich impedì letteralmente il verificarsi di un grave e lungo periodo di siccità previsto in quel periodo dai preoccupati agricoltori di una piccola contea di Washington che era Portland, e un testimone oculare addirittura dichiarò di aver visto il formarsi e l'addensarsi di nubi scure subito dopo che il nubificatore venne messo in azione. E infatti l'articolo descrive nei dettagli il progressivo e repentino cambiamento del clima proprio a seguito di questo intervento, quindi un qualcosa che agirebbe direttamente sul clima per o innescare un temporale oppure prevenire la formazione. Ecco, Infatti il nubificatore... ti interrompo un attimo perché so che cosa ci stai per raccontare, ma io un passo indietro lo voglio ancora fare, perché prima abbiamo parlato di energie psicosomatiche, quindi questi flussi, perché poi questo quinto elemento è anche un fluido in cui scorre tutto, questa energia in realtà è causa di un sacco di problematiche a livello fisico, a livello umano, e anche questo potrebbe essere usato come arma, quindi spesso in alcune zone ci sono persone che cominciano a sentirsi male, non capiscono bene esattamente che cosa hanno, e per chi ha studiato, io mi sono un po' approcciato anche alle discipline orientali, per esempio riguardante lo shiatsu, alcune tecniche particolari di chiropratica, si può assistere come in alcuni trattamenti, ad alcuni individui, togliendo questi blocchi, facendo fruire un po' questa energia che magari era ferma per qualche ragione, si assiste a un fenomeno anche emotivo che può essere dirompente come una diga che si rompe, quindi ci sono persone che cominciano a piangere a dirotto, piuttosto che si vedono veramente le emozioni sbloccate perché in alcuni punti è come se ci fosse una classica diga per cui un qualcosa non scorre più, e queste cose sono molto pratiche, quindi sembrano un po' new age le energie del corpo, ma fanno dei danni, possono essere usate come arma o come forza. Sì, diciamo che lo studio delle vescicole di cui parlavamo prima permise a Reich di prevenire appunto la radiazione organica e cominciò a studiare gli effetti e le caratteristiche a livello fisico-biologico, dicevamo. In ambito terapeutico, la filosofia di Reich, giustamente come hai sottolineato tu, si discostava radicalmente infatti dalla medicina ufficiale e dalla psichiatria classica freudiana, perché offriva soluzioni più orientate a far riemergere nei pazienti difficoltà e problemi psicologici repressi attraverso le normali procedure psicoterapiche o di psicoanalisi che andavano bene, ma lui impiegava anche tecniche specifiche indirizzate proprio allo sblocco dell'energia repressa, vera responsabile dei disagi. Quindi lei ci aveva intuito che tutti i nostri problemi esistenziali in pratica, o comunque buona parte di essi, erano dovuti diciamo, a questo squilibrio di energia vitale che però partiva da una base sessuale inizialmente, per poi essere indirizzata anche in altri ambiti del nostro vivere. Quindi attraverso le normali procedure di psicoterapia, eccetera, lui riusciva ad indirizzare, comunque a sbloccare questa energia e quindi riportare la sanità psicologica nei suoi pazienti.
cosa che Freud non riuscì a capire. Cioè Freud nominò appunto la libido proprio come espressione appunto di alcune forme di patologie, quindi collegate a un certo tipo di discorso, ma Reich andò oltre e capì che alla base di tutto vi era proprio questo blocco dell'energia, questa energia egonica che lui aveva scoperto e che poteva veramente avere azioni. Prima di svelare, perché cominciavano a anticipare che in realtà è collegato anche al fenomeno ufologico, perché quando attivava questa macchina vedeva qualcosa nel cielo, ma adesso ci arriviamo. Effettivamente vado a leggere Multiclaudio, che saluto, che è anche un mio amico nella vita reale, il grande Claudio, mi dice una sorta di ARP. Sì, sono proprio esperimenti che arrivano prima di come si può influire sul clima e recentemente anche negli Emirati Arabi piuttosto che in altri posti sono proprio stati assodati degli studiosi sia per richiamare le nuvole ma anche per dissolverle in maniera momentanea, quindi si può modificare il clima e l'ARP come alcune armi sono fatte proprio così perché poi in realtà in questo fluido è collegato alla frequenza della Terra, quindi dedichiamo ancora qualche minuto a Reich prima di arrivare a Tesla perché poi si possono provocare anche dei terremoti e anche dei disastri a livello proprio dei cataclismi pseudonaturali ma che naturali non sono perché sono indotti. No, ARP in effetti beh, qui ci sarebbe da parlare parecchio di ARP, in realtà dal punto di vista degli studi ARP teoricamente si dovrebbe dedicare allo studio accademico della ionosfera, in realtà potrebbe fare ben altro e ci sono insomma, varie evidenze che dimostrano che ARP, proprio sfruttando le scoperte di Reich e di Tesla, insomma, impiegherebbe le proprie antenne, le proprie conoscenze anche per la modificazione del clima a livello artificiale. Insomma. ARP potrebbe rappresentare un vero pericolo, cioè lo rappresenta di fatto, anche se i suoi sostenitori insinuati, coloro che ci lavorano, tendono a minimizzare molto gli effetti di queste strutture. Non è così, cioè ci sono delle azioni ben precise che verrebbero scaturite proprio da ARPA in relazione proprio alla modificazione del clima. Ecco, citiamo subito anche perché ce lo stanno richiedendo in tanti in chat il nostro connazionale Luigi Ghina perché insomma le affinità sono molte. Sì, vero. Vero, vero, un altro grande ricercatore che andrebbe sicuramente Approfondito. assolutamente. E, tutto questo ha portato a considerare il fenomeno UFO nell'ottica appunto delle scoperte di Reich da un punto di vista molto diverso da quello che si ritiene, diciamo, convenzionale. Reich a un certo punto, nel corso dei suoi innumerevoli esperimenti con i dispositivi organici, si accorge della presenza di alcuni insoliti oggetti che stazionavano per lungo tempo nello spazio di cielo verso cui il lubrificatore era rivolto e non ci vuole molto tempo perché si capisce che non si trattava di aerei, elicotteri o mezzi noti, bensì di qualcos'altro. La Reich le battezzerà luci notturne e il suo team le osserverà in più occasioni, addirittura scorgendo nel motto e il comportamento, rivelando poi la forma sferica o allungata di questi ordini di colore bianco giallo tenue e si muovevano in cielo con modalità piuttosto inconsuete. Ci ricordiamo che nel corso degli anni 50 le ondate di UFO nei cieli di tutto il mondo divennero un affare serio e in rapporto a questi ordini Reich era del tutto impreparato, però quando i suoi avvistamenti si fecero più insistenti cominciò a interessarsi al problema acquistando libri e riviste. E qui viene addirittura in contatto con il NICAP, un ente privato statunitense preposto allo studio degli oggetti volanti non identificati, e a quel tempo direttore del centro era il maggiore a riposo Donald Keogh. Keogh è un personaggio veramente incredibile, lui era un ex pilota di caccia, giornalista e serio ricercatore, che intraprese meticolose indagini sugli UFO, tanto da meritare il plauso anche della comunità scientifica. Quando Reich finì di leggere gli articoli di Keogh sugli UFO non ne rimase affatto turbato, cioè lui era dell'idea che potessero esistere altre forme di vita nell'universo, per lui era una cosa del tutto normale. Erano invece altri gli aspetti che lo preoccupavano in relazione ai cosiddetti dischi volanti.
In primis il totale apparente disinteresse mostrato dalle autorità verso un fenomeno di una portata così ampia. Secondariamente l'intensificarsi delle segnalazioni che giungevano ormai da ogni parte del paese. Gli avvistamenti non coinvolgevano solo persone comuni, editori, leader politici, quindi Rai si chiedeva come mai le autorità facessero. Cominciò quindi a porsi diversi interrogativi e qui entriamo in un ambito che riguarda proprio la propulsione degli UFO e circa il tipo di energia e propulsione utilizzata da questi oggetti e quali potessero essere magari le loro intenzioni nei nostri riguardi. E quindi lui si accorse insieme ai suoi collaboratori che le strane luci procedevano nello spazio in modo zigzagante, talvolta roteando su se stesse a incredibile velocità. Queste caratteristiche di volo inducevano a ritenere che il loro apparato propulsivo, tecnicamente all'avanguardia, fosse in grado di annullare l'inerzia e la gravità, consentendo ai velivoli possibilità inimmaginabili. Qui si apre il ponte che meriterebbe un discorso a parte. Mettiamolo momentaneamente lì, perché insomma magari diamo il tempo anche alla linea internet di riprendersi un attimo, perché comincia a zoppicare un minimo la linea internet, ma intanto prima di passare a Nikola Tesla, intanto gli UFO teniamoli lì, collegati ai Vimana, collegati a questi movimenti che nei Vimanika Shastra si poteva anche leggere, che in tempi non sospetti, quindi diverse migliaia di anni fa, raccontavano di questi movimenti repentini, raccontavano che non obbedivano alle leggi della fisica normale. E quindi anche qui ritorna nuovamente il collegamento con l'India. E allora prima, nel frattempo, poi facciamo anche i saluti a tutti coloro che si stanno sintonizzando e che stanno spammando questa diretta un po' da ogni gruppo, che mi stanno arrivando le segnalazioni. Arriviamo quindi al figlio del fulmine, quindi a Nikola Tesla, perché poi anche lì c'è qualcosa di molto forte collegato al mondo ufologico. E quindi arriviamo, Mirko, se sei d'accordo, se volevi concludere ti lascio concludere, ma volevo per durata di tempo, per par condicio, essendo a metà il giro di boa, volevo dedicarmi a gran voce a Nikola Tesla. Assolutamente. Allora, diciamo questo, gli studi di Tesla e di Reich sono ancora oggetto di dibattito fra i ricercatori, quando si ritiene che entrambi possano aver compreso molto di più su questo tipo di energia rispetto a quanto detto pubblicamente. E questo in relazione soprattutto alla possibile esistenza, ecco che qui ci colleghiamo con Tesla, di un particolare fluido presente in tutto l'universo, cioè una forma di energia che altri avevano chiamato etere. E quindi arriviamo poi subito a Tesla. Una piccola introduzione, il concetto di perché poi l'etere luminifero è stato poi coniato, un termine coniato da Tesla in un secondo momento. Il concetto di etere, ricordiamo, fu postulato per la prima volta da Aristotele, il quale, oltre a riconoscere i 4 elementi base della Terra, diamo un minimo di spiegazione che erano acqua, terra, aria e fuoco, ne ipotizzò un quinto, a cui diede il nome di etere, che sarebbe una sorta di fluido cosmico in grado di agire su stelle e pianeti affinché mantengano le loro orbite. Durante il corso del XIX secolo, diversi esponenti del mondo scientifico propugnarono l'idea di etere quale medium, cioè mezzo, attraverso il quale poteva propagarsi la luce in forma d'onda attraverso lo spazio. Il principio di Huygens-Fresnel, o più semplicemente il principio di Huygens, o Huygens, che dir si voglia, dal nome del fisico olandese Christian Huygens, è un metodo di analisi applicato ai problemi di propagazione delle onde elettromagnetiche. Adesso non entreremo nei dettagli matematici e scientifici della sua teoria, perché andiamo a complicare le cose. Diremo invece che l'idea stessa di un etere vivente che permea l'intero cosmo è stata sovente osteggiata da molti scienziati e celebre a tal riguardo, vale la pena citarlo, l'esperimento di Michelson-Morley risalente al 1887, che dimostrò l'indipendenza della velocità della luce dalla direzione di propagazione, dando prova che un tipo di etere fluido e dinamico non esisteva. Dobbiamo però ricordarci che nonostante questo, un altro scienziato che era un fisico che partecipò all'esperimento, effettuò nel corso degli anni numerosi altri test con strumentazioni più precise, dimostrando l'effettiva esistenza dell'etere. Quindi, nonostante i suoi risultati fossero stati pubblicati dall'Associazione Nazionale di Fisici Americani,
La comunità scientifica internazionale continuò a ignorarli, ritenendo valida la teoria di Michelson e Morley. Eppure, e qui arriviamo al nostro Tesla, un altro grande scienziato, un uomo che più di ogni altro avrebbe contribuito a creare, grazie alle sue scoperte geniali, gran parte della tecnologia che oggi disponiamo senza neppure saperlo, che era appunto Nikola Tesla. Ecco, Tesla, poche notizie storiche, di origini serbe, nacque a Smiljan nel 56, nel 1856, e possiamo definirlo serenamente uno dei più grandi e brillanti scienziati e ingegneri della storia. Infatti il suo nome e i preziosi contributi che rese alla società non sono molto noti al grande pubblico. In effetti sia Reich che Tesla non vengono spesso nominati nei libri di storia per i motivi anzidetti. Eppure ci basti pensare che, mi sembra giusto ricordarlo, che apparecchi quali radio, TV via cavo, la candela dei motori a scoppio, il neon, il motore elettrico, gli apparecchi a raggi X, la turbina senza pale, gli aerei a decollo verticale, diversi elementi che compongono la robotica, che ne so, la risonanza magnetica e diversi altri strumenti che utilizzano campi magnetici rotanti, sono tutte sue invenzioni. Ti interrompo nuovamente perché oltre a girarti un po' i complimenti del pubblico che ci sta seguendo da casa, perché quindi sia Marina che Roberto ti fanno proprio i complimenti per la tua preparazione, dopo magari facciamo anche rivedere il libro che hai scritto perché è veramente ben fatto, ma io ci tengo subito a fare un ragionamento perché nelle puntate precedenti ho parlato spesso nel CICAP, sia da solo che con Corrado Malanga, e anche lì in realtà di nuovo la comunità scientifica che si approccia a queste teorie con modelli matematici mi fa quasi tenerezza, perché anche se è un modo molto complicato per arrivarci, in realtà è quello più complicato, perché quando si parla di fluido io dico che in India viene raccontato molto meglio, quindi questa Akash, questo fluido contiene anche una marea di informazioni, quindi in realtà è qualcosa di non comprendibile dalla scienza stessa, è sempre collegato a questo approccio, questa saccenza nel mondo degli scienziati. Voglio collegarmi anche alla frase che, guarda, il nostro Manuel, fra l'altro tutto ciò che riguarda le foto o che la tempestività è collegato a Manuel in regia, guardate cosa diceva Nikola Tesla, collegato alla comunità scientifica di allora, che lo criticava, che lo ostacolava in ogni modo. Il presente è vostro, il futuro per il quale sto realmente lavorando è mio. Quindi anche qui la scienza ha fatto un grave errore e gli scienziati di allora hanno dimostrato con il senno di poi di aver fatto un errore. Chissà se può essere anche di aiuto agli scienziati di oggi, perché errare è umano, ma perseverare lo è decisamente meno. E quindi ci colleghiamo anche a Tesla, perché poi molti dicono: ma quindi queste conoscenze sono state segretate? In realtà alcune conoscenze di Tesla suonano molto con alcuni movimenti di alcuni oggetti volanti non identificati. E qui ti ripasso la parola. Assolutamente vero, assolutamente vero. Ma allora c'è da dire questo, allora, l'invenzione più grande di Tesla ha a che fare con la trasmissione di corrente senza fili, ok? Attraverso i suoi esperimenti che condusse a Colorado Springs e a Long Island. Cioè, in parole povere, Reich e Tesla avevano trovato il modo di fornire energia a tutti in maniera illimitata e senza che per questo se ne dovesse pagare un prezzo. Questo chiaramente non poteva andare bene a un potere costituito, quindi il problema, il nocciolo duro è proprio questo, cioè loro avevano scoperto come, ci arriviamo parlando di Tesla, come fornire energia a tutti senza pagare le bollette, ok? In maniera gratuita e illimitata, pagando pochissimo, pochi centesimi, cioè praticamente niente. Questo non poteva andare bene al potere costituito, che chiaramente ne ha fatto un business. Quindi l'invenzione più grande dello scienziato, parlando di Tesla, ha a che fare con la missione di corrente senza fili. Il trasferimento di energia senza fili, o wireless, è la trasmissione di energia elettrica senza l'utilizzo di cavi che fanno da conduttore, quindi molto, molto semplice. Allora diremo qualcosa su questo perché è importante. Adesso magari c'è un po' di elementi tecnici, però vale la pena comunque sottolineare alcune cose che riguardano Tesla. Il trasmettitore di amplificazione di ingrandimento, che è una visione alternativa della più nota bobina di Tesla, perché questo è
diciamo il suo strumento più noto, è un oscillatore armonico ad alta potenza che Tesla propose per la trasmissione di energia senza fili e illimitata. Cioè, quando nel 1999 Tesla scoprì le onde stazionarie terrestri, dimostrò che la Terra, cioè il nostro pianeta, si comporta come un conduttore e possiede vibrazioni elettriche. Quindi nei periodi che lui trascorse a Colorado Springs e a Long Island si rese conto dell'esistenza di determinati fenomeni che sembravano, e questo è molto interessante, sembravano manifestarsi senza seguire le ben note leggi sui campi magnetici, per mezzo dell'emissione di energia radiante, e qui arriviamo al discorso di Reich che viene dopo, perché Tesla è venuto prima, di energia radiante, dicevo, proveniente da un fluido invisibile e onnipresente, cioè l'etere o energia organica, come la chiamava Reich, e la possibilità di estrarre energia libera in grandi quantità, praticamente illimitate. In particolare effettuò diversi esperimenti Tesla con le onde terrestri atmosferiche alla ricerca di fonti di energia libera già presenti ovunque in natura, cioè perché noi stiamo parlando di cose che sono già in natura, cioè lui non è che l'abbia creata questa cosa, lui ha capito come individuarla e come imbrigliarla. Infatti, sfruttando le sue conoscenze, anche questo è molto interessante da ricordare, sulla cavità Schumann, la cavità Schumann è un fenomeno di risonanza elettromagnetica globale, possiamo chiamarla il battito del cuore della Terra, una cosa così, tanto per rendere un'idea più chiara, e sviluppò le proprie teorie partendo dal noto concetto che la Terra, il nostro pianeta, è formato da una cavità che si estende a tutta la sua superficie. Questa cavità ha la capacità di entrare in risonanza perché lo spazio tra la superficie della Terra e la ionosfera, ecco qui ci colleghiamo ad HARP, quindi tra la superficie della Terra e la ionosfera conduttiva agisce come una guida d'onda. Questa cavità inoltre viene naturalmente eccitata dall'energia delle scariche dei fulmini, che si scatenano migliaia di volte al giorno su tutto il pianeta. La sua principale caratteristica è che attraverso di essa si può trasmettere energia elettromagnetica a 8 Hz, con una trascurabile dispersione. Infatti il trasmettatore di energia concepito da Tesla avrebbe potuto contribuire a immettere un elevato impulso di energia all'interno della ionosfera che successivamente si sarebbe distribuito su tutto il pianeta per poi rimbalzare indietro. Non so se è chiara la cosa. Cioè una volta terminata la prima fase del processo sarebbe stato necessario immettere un nuovo impulso al momento giusto e proseguire fino a quando la quantità di energia accumulata fosse stata abbastanza grande, importante, da divenire una vera e propria risorsa energetica. Cioè rendiamoci conto di questo. Ecco, e poi inesauribile. A causa del sistema economico globale, ricordiamoci anche di questo, oggi milioni di persone in stato di povertà vivono la loro esistenza senza poter disporre di queste insostituibili fonti di energia. Cioè lui avrebbe veramente cambiato il mondo da questo punto di vista, ma è chiaro che non fa business. Quindi voglio fare un esempio, Mirko. Allora, l'esempio che vi voglio fare, perché poi spesso raccontando di queste cose, la domanda che mi viene fatta è: ma Gianluca, ma quindi, cioè, ma ti pare che non userebbero questo tipo di energie se fossero reali? Io in realtà porto un esempio pratico di questa cosa, perché a parte aprire una parentesi che poi spiegheremo dopo, sulla frequenza di Schumann, perché anche qui ci sono queste frequenze ed è un fenomeno che hanno riscontrato anche in astronauti o chi si allontana dal pianeta Terra, perché questa mancanza, questa non risonanza col pianeta Terra in realtà provoca sofferenza anch'essa. Però mi ricollego a questo, mi voglio ricollegare a quello che mi è stato raccontato, perché io ho conosciuto delle persone che lavorano nella Silicon Valley che mi hanno raccontato di come attorno ad un tavolo si riuniscano un po' degli esperti per decidere quali tecnologie usare per la società civile. Ecco, mi fu fatto un esempio in cui per esempio si parlava della musica. Ecco, mi hanno detto, quando si è scelto di passare alla musica digitale, la musica in formato MP3 era la più scadente in assoluto delle proposte fatte a quel tavolo, ma fu scelto quello perché doveva essere assolutamente quello. Quindi hanno scartato una marea di formati diversi che avrebbero reso la musica più ascoltabile, più completa, migliore a livello anche inconscio,
E in realtà però qualcuno ha deciso che non doveva essere usata la tecnologia migliore. Se lo fanno per la musica, pensate anche a livello energetico, come dici tu, dati anche gli interessi in ballo, a che cosa, cioè di che cosa sarebbero capaci di fare. No, allora è molto interessante, infatti poi lo stesso mi pare che proprio fu Corrado Malanga a parlare di questo aspetto durante il suo intervento. Molto importante questa cosa. Diciamo che il nostro mondo è stato stravolto, distorto, proprio perché in realtà, cioè, chi detiene certi poteri le conosce queste cose, non è che sia stupido. E quindi il fatto di cambiare frequenze, di modificare certi nostri modi di vivere, eccetera, è voluto, cioè è una cosa voluta. In effetti Tesla e Reich sono stati dimenticati volutamente dalla storiografia ufficiale proprio perché le loro scoperte avrebbero cambiato così tanto il nostro mondo che adesso ci troveremo in una condizione anni luce più avanti rispetto al mondo che ci circonda, cioè saremo veramente in un altro mondo. Infatti il sogno più grande di Tesla era poter donare energia elettrica ad ogni individuo, senza distinzioni sociali, economiche e senza che per questo appunto se ne dovesse pagare un prezzo. Nel suo laboratorio, addirittura, questo è interessante perché lo riportano alcuni libri dedicati a lui, riuscì addirittura a produrre fulmini artificiali tanto potenti che il tuono si poteva udire a decine di chilometri di distanza. E attraverso un apposito amplificatore lui conferì al suo trasformatore maggiore potenza per assorbire l'energia dall'ambiente esterno e il tutto senza la minima traccia di filo o cavi di trasmissione. Infatti Edison, che allora era il suo acerrimo nemico, perché lui inizialmente lavorò per Edison, poi se ne andò, fece di tutto insomma per demolire le teorie di Tesla, cercando di farlo passare per paranoico, per schizofrenico, per un pazzo invasato, eccetera. Ecco, ricordiamoci che invece, eccolo lì Edison, ricordiamoci che invece le intuizioni di Tesla erano giuste. Lui era profondamente determinato a comprendere fondamentalmente cosa si celasse alla base delle che governa l'energia. Ok? Giungendo a postulare che fosse l'etere cosmico o luminifero, come lui stesso lo definì, l'essenza basilare di tutte le manifestazioni e forme di energia, cioè una potente e inesauribile forza, come poi scoprirà e confermerà Reich, che si trova ovunque, pronta a darci qualcosa. E nonostante, perché lui non riuscirà mai a dimostrare l'esistenza del fluido eterico attraverso un modello matematico, però ne verificò sperimentalmente la presenza con prove ed osservazioni. Partendo Ecco, appunto la Terra non è altro che un gigantesco osservatorio di energia illimitata e per citare le sue parole che gli uomini possono dunque imbrigliare e utilizzare per i loro scopi. Quindi lui dal punto di vista scientifico era decisamente in anticipo rispetto al periodo in cui visse. ci sarebbe da fare ancora un appunto, al di là, quindi ci colleghiamo sia a chi ispirava un po' le intuizioni di Nikola Tesla, che sarebbe da parlarne anche lì perché poi è un personaggio enigmatico, lui viveva per lavorare, aveva un po' l'ossessione di lavorare, come se in realtà sentisse un qualcosa nel suo cervello che doveva assolutamente fare. E lo stesso Edison, la storia racconta che anche in maniera un po' così da scientista lo usava per fare delle riparazioni alle navi, piuttosto che lavori di bassa manovalanza, perché aveva intuito anche il genio. Ma ci colleghiamo al mio solito punto cruciale, che è l'India, con una foto in cui c'è un incontro che Nikola Tesla fece con Swami Vivekananda, di cui spesso abbiamo raccontato, e questa foto lo testimonia. E poi dopo questo incontro Tesla ebbe ancora di più l'ispirazione a parlare di prana, a parlare di Akash, a parlare di queste energie che nella cosmogonia antica indiana erano ben note. Assolutamente. Diciamo che il suo metodo di indagine, di analisi e infine di realizzazione delle sue idee, delle sue rivoluzionarie idee che esponeva, erano talvolta il frutto di visioni, cioè di schemi perfettamente coerenti che apparivano
diciamo nella sua mente non ordinaria, evidentemente, in determinati momenti e condizioni, anche durante il sonno. Quindi lui, invece di cominciare da un progetto di base per poi svilupparlo in fasi successive, come ci si aspetterebbe, diciamo, normalmente, lui passava alla sua immediata realizzazione e questo destava l'incredulità e lo scetticismo da parte di altri scienziati dell'epoca. Tesla poi, come hai ricordato bene tu, e questo è molto importante perché si allaccia ad altre scoperte che fece Tesla in seguito. Tesla a un certo punto della sua vita si avvicinò agli insegnamenti delle filosofie orientali, delle dottrine orientali, e conobbe lo Yogi Swami Vivekananda e a seguito di quell'incontro cominciò a utilizzare termini quali akasha, prana, il concetto di etere luminifero. Cioè Tesla, è interessante questa cosa qua, perché ci allacciamo a un sacco di altri argomenti. Tesla rimane talmente colpito dai discorsi di Vivekananda sulla cosmogonia, ad esempio, così come veniva concepita dalle antiche filosofie orientali descritte nei testi sacri indù, che lo meravigliarono, soprattutto le sconcertanti, c'erano delle sconcertanti somiglianze tra la cultura vedica dell'antica India e le ultime scoperte della scienza moderna in riferimento alla natura della materia e dell'energia. E qui ci colleghiamo anche alla fisica quantistica che io riporto nell'ultimo capitolo del mio libro. Cioè i testi vedici, questo è molto interessante, sembrava non facessero distinzione fra scienza e filosofia, i Veda, perché poi ci ricordiamo una cosa, dobbiamo anche dire una cosa, piccola parentesi, i Veda non sono stati contaminati da vizi teologici come la Bibbia, e questo ce lo ricorda anche Mauro Bellino. Quindi sono puri, sono integri, e quindi dicono esattamente quello che vogliono dire. Lì non bisogna interpretare niente. C'è una chiarezza veramente disarmante, cristallino quello che i Veda dicono. E quindi i testi vedici sembrava non facessero distinzione fra scienza e filosofia, dicevo, oppure fra mondo spirituale e mondo fisico, indicando l'esistenza, io direi, di antichissima forse fonte primaria di sapienza e consapevolezza. Ecco, E quindi per quindi te la concretezza di quando veniva fatto, cioè lui considerava il loro contenuto, questo è molto importante. Tesla considerava, come molti altri, il contenuto dei Veda non come fatti, non come allegorie, ma come fatti storici documentati. E si stupì bisognerebbe, tantissimo. bisognerebbe capire quando nell'antichità lo sciamano si è un po' diviso in magia e scienziato, e quindi un po' è lì la frase. Prima di passare anche un po' a un apro e chiudo parentesi, è come se sull'India vegliasse qualcuno, perché nonostante anche la dominazione inglese molto è stato preservato, e io aggiungo anche sul Tibet, che ha un nemico importante come la Cina. In realtà, nonostante il Tibet sia una comunità montana apparentemente indifesa, l'India, che è il suo peggior nemico, non riesce più di tanto a intaccarli. È come se qualcuno, facendo finta che, vegli dall'alto quei territori. Mi voglio collegare anche, così ci colleghiamo anche alle puntate precedenti, perché sto leggendo le chat e il buon Marco Enrico Regraia è sempre presente, ci fa notare che effettivamente Edison era finanziato dall'industria del rame, miniere e produttore dei cavi, quindi di qui si spiega veramente tanto. E poi ci richiedono se ha a che fare col Vril. Assolutamente sì, anche quello era un fluido in cui correvano energie, correvano... Sì, e così ci colleghiamo anche alla puntata che ho fatto con Marco Enrico Regraia sulla società dei Vril, perché anche qui questo fluido sia a livello energetico ma anche di passaggio di informazioni, quindi anche con questo ne abbiamo parlato, vi invito anche a recuperare le puntate vecchie con Marco Enrico Regraia. Assolutamente sì, possiamo dargli tanti nomi, ma l'energia di cui parliamo è sempre quella. Per Reich si chiamava orgone, possiamo chiamarlo in tanti modi diversi, possiamo chiamarlo etere. E la cosa fondamentale e importante è che questa energia può essere imbrigliata e utilizzata, sia a livello proprio di benessere per gli esseri umani, abbiamo visto in che modo Reich la impiegava, sia a livello tecnologico. Quindi tornando a Tesla, lui si stupì particolarmente, in maniera particolare, quando nei Veda venivano menzionate delle macchine volanti dotate di una tecnologia avveniristica che non assomigliava affatto a quella dei moderni aerei, ma includeva insegnamenti e concetti
e anche qui torniamo al discorso dell'energia, di questo tipo di energia, insegnamenti e concetti, dicevo, basati sull'antigravità e sull'elettropropulsione, le cui origini dovevano essere ricercate nel contesto di una scienza avanzata. Ecco perché nel mio libro, infatti nella prima parte, qui ci colleghiamo scusami il mix, a quella che molti hanno definito una civiltà tecnologicamente avanzata nella preistoria dell'uomo, di cui i Veda riportano chiare testimonianze. La famosa macchina volante di Tesla, ad esempio, viene descritta come che lui fece cioè la progettò nei minimi dettagli, viene descritta come un aeromobile senza ali, reattori propellenti o altri meccanismi degli aeroplani. Impossibile non cogliere in questo velivolo la descrizione di un UFO, i cui principi propulsivi si basano essenzialmente su sistemi antigravitazionali e campi elettromagnetici rotanti. Qui si aprirebbe una puntata solo per questo. Voglio solo accennare una cosa che poi descrivo anche nel mio libro. Ecco, beh, fantastico che il regista ha messo, ecco, proprio quello. Dicevo, cioè, attraverso studi di elettroingegneria, alcuni ambienti, intelligence, alcuni ambienti militari che dir si voglia, ecco bene, questa immagine è fantastica, e avrebbero capito essenzialmente, ma non da adesso, già da un bel po' di anni, come funzionano questi ordini. E il loro sistema di propulsione si basa proprio su sistemi antigravitazionali e campi elettromagnetici rotanti, cioè gli stessi velivoli descritti anche nei Veda, che sono i Vimana. Quindi c'è un filo conduttore che lega una serie di argomenti e di cui Tesla e Reich sono due grandi protagonisti. Quindi potremmo dire che la tecnologia degli UFO, se mi permetti questo, Gianluca, è pertanto relazionabile agli stessi principi enunciati da Tesla. E se questo è vero, tutto ciò avrebbe enormi implicazioni. In effetti il problema UFO viene taciuto dalle altre sfere governative, mi viene proprio da dirlo, proprio per le dirompenti conseguenze che comporterebbe, nel caso le sue potenzialità venissero sfruttate nell'ambito del settore energetico mondiale, sarebbe un disastro. E qui... Sin dal 1891, ci ricordiamo anche di questo, Tesla delineò l'universo come un sistema cinetico, riempito di energia imbrigliabile da e in ogni luogo possibile, sfruttabile quale risorsa inesauribile e immutabile. Questo è un concetto che dobbiamo ricordare. Tesla era talmente avanti che veramente avrebbe potuto cambiare totalmente il nostro mondo in maniera radicale. E magari l'ha fatto ma solo per qualcuno, nel senso che qualcuno con le conoscenze piano piano le sta usando. Ma voglio fare ancora un riferimento perché intanto voglio salutare gli amici che scopro essere veramente in ogni parte del mondo, perché Michaela mi ha colpito dal New Hampshire, quindi mi fa un sacco piacere che anche in giro per il mondo queste puntate possano andare. Ma qualcuno prima mi ha detto, ma è vero che è un contattato? Ecco qui, poi Mirko intanto io ve l'ho presentato oggi per chi ancora non lo conoscesse grazie al suo libro, ma è un amico che entra a far parte della nostra community perché in privato abbiamo fatto delle belle chiacchierate, perché io in realtà un po' come filo conduttore, non so se avete visto le mie puntate con Malanga piuttosto che il mio speciale su Roll, in realtà io penso realmente che ci possa essere l'oltre, ma non bisogna pensare solo al piano fisico. Qualcuno quando pensa quella persona viene contattata da qualcuno o un fenomeno di abduction o di ispirazione di qualche spirito intelligente, subito si collega al piano materiale. Io ho delle mie teorie, ne ho parlato anche con Mirko, ma merita una puntata a parte, per cui anche secondo alcune conoscenze esoteriche di alcune scuole iniziatiche mi è stato raccontato che in realtà ci sono veramente tanti universi paralleli e c'è molto a livello anche al di fuori dello spazio-tempo, quindi potrebbe in realtà essere, e questo è un esempio che mi è stato fatto, in cui un'anima è talmente grande da essere contemporaneamente in più punti dello spazio, del tempo, ma anche in più persone, magari anche in un animale, in una pianta, in cui quando si attinge a una parte di sé sembra esterna, ma magari non lo è, quindi all'interno dell'inconscio più si scava all'interno e una volta usciti dallo spazio-tempo può realmente accadere, può realmente valere di tutto in positivo o in negativo, giusto Mirko? Così ci avviamo alla conclusione anche della puntata. Assolutamente, assolutamente. Cioè noi viviamo all'interno di un multiverso
E vabbè, qui ci sarebbe da parlare della teoria delle stringhe, però è un discorso piuttosto vasto. Diciamo che noi dobbiamo immaginare l'universo come un libro. Ogni pagina rappresenta una dimensione, però dobbiamo immaginare un libro dal numero di pagine infinite. Quindi il concetto di tempo è un concetto sbagliato secondo la visita quantistica, in realtà non esiste il tempo, c'è un eterno presente, cioè noi sperimentiamo il tempo, ma di fatto il tempo non esisterebbe in termini assoluti, quindi noi vivremo in un eterno presente, tutto accade, tutto accadrebbe in un unico punto, in un unico spazio, e tutto accade o è già accaduto, cioè Probabilmente è già accaduto. ci sono alcuni ricercatori che sostengono che i giochi sono già stati fatti, in realtà l'uomo sarebbe un predestinato. Adesso però non vorrei essere frainteso, nel senso che il libero arbitrio sarebbe solo appannaggio degli esseri illuminati, quindi dei Buddha. Però, vabbè, ci sarebbe Sì, apriamo una parentesi, però penso di poterlo spiegare con un esempio che mi è stato fatto, perché è bellissimo l'esempio del libro, che ogni pagina fa parte di un libro. Ecco, avete presente quando in ogni foglio c'è un disegno, i primi cartoni animati come venivano fatti, facendo scorrere le pagine? Quella potrebbe essere una spiegazione della realtà, o il fatto che l'universo è già tutto realmente accaduto, in realtà è come un vinile, il vinile è già fatto e finito, ma in base a dove la puntina legge, in base a dove sta la nostra attenzione, sembra che accada in quel momento. E quindi con questa immagine io direi che andiamo a concludere, Mirko, ricordando ancora il tuo libro, perché siamo arrivati al termine dell'orario a noi consentito. Quindi Mirko l'abbiamo conosciuto quest'oggi, spero che ritornerai perché abbiamo aperto un sacco di parentesi. volentieri, molto volentieri, molto volentieri. E quindi grazie a tutti i nostri amici, leggo anche Bangkok che è uno dei miei posti al mondo preferiti di sempre, quindi grazie Domenico, grazie a tutti quanti che ci seguite, recuperate anche tutte le puntate precedenti, cercate il canale su Telegram, poi contattatemi anche in privato come tanti stanno facendo, io se non rispondo subito comunque rispondo a tutti, Facebook, Twitter, YouTube, Telegram, insomma siamo veramente ovunque. C'è anche una novità collegata a una piattaforma esterna con cui faremo parte anche di altri amici con altri canali YouTube, ma di questo poi ne parleremo in un secondo momento. E ovviamente, come dico sempre io, grazie di cuore a chi ci fa le donazioni, perché presto o tardi, ma io direi più presto che tardi, stiamo raccogliendo dei fondi per fare uno studio che sia totalmente indipendente dagli studi televisivi, perché comincia a tirare una brutta aria, quindi ci mettiamo in proprio. Quindi grazie ovviamente a Mirko, ti lascio al saluto finale, e a tutti i nostri amici a casa. Grazie Gianluca, grazie a tutti. E come dico sempre io, Hare Krishna, andiamo in sigla, un abbraccio a tutti quanti, vi vogliamo bene, appuntamento alla prossima.